Hello guys, I'm making these short videos in addition to the first where I explain the zero and the first conditional just to clarify the second conditional, because we mentioned during the lesson, but it's better if we clarify the construction. Quindi appunto in questo video spiegherò il second conditional, che diversamente dal primo, che era diciamo praticamente sicuro che la cosa accade posta una certa condizione, quindi avevamo l'if con il presente che poneva la condizione e la frase principale con il will che invece poneva il risultato. Qui invece si parla di una condizione che difficilmente può accadere come fosse un desiderio. It can be used to talk about imaginary present situation where we are imagining something different from what is really the case. We can also use it to talk about things in the future that are unlikely to happen, quindi è improbabile che accadano, as the condition is unlikely to be met. Dato che appunto la condizione è improbabile che si verifichi. We use the past tense in the condition part and the would for the result. Qui, come appunto appena menzionato, abbiamo l'if con il past simple e nella principale al posto del will qui troviamo il would più la forma base. Quindi if I were you, I'd tell her. Se fossi in te, glielo direi. Quindi abbiamo if, la condition che è il past simple e poi il risultato con il would. If I had time, I would learn Italian. Cioè se avessi tempo imparerei l'italiano, ma è impossibile perché non ho il tempo. I won the lottery. If I won the lottery, I would travel around the world. Se vincessi la lotteria, viaggerei intorno al mondo. Ovviamente è improbabile che accada. There's a very small chance of winning the lottery, so the trip is unlikely. È improbabile. Ok, qui ce ne sono delle altre. If I had the time, I would learn Italian. L'abbiamo già vista prima. If I had more time, I might learn Italian. Potrei è una possibilità che io mi pongo. If I had more time, I should learn. Dovrei è una cosa, una buona idea che io mi do. Quindi a questa dimostrazione che, come facevo con il first, che usavo modali, anche in questo caso li posso usare per parlare di ciò che è possibile che accada, che dovrei fare, eccetera. If I had more time, I could learn Hindi. Se avessi tempo potrei imparare l'Hindi, anche se è improbabile che accada, è solo una possibilità comunque, è una cosa a cui penserei. Ecco, volevo come compito anche che voi mi rispondeste a queste domande. What would you do if you could be invisible for a day? What would you do if you had $1 million? What would you do if you could fly? What would you do if you saw a ghost? What would you do if you had a spaceship? What would you do if you saw a bear in the forest? Where would you go if you could go anywhere? And what would you do if you could be as small as a bug? Quindi siate un po' creativi, lo so che alcune sono un po', come dire, un po' strane come frasi, però insomma cercate di completarle. Va bene ragazzi? Vi saluto e alla prossima.